Allora, prendiamo un posto e cominciamo. C'è un po' di eco, spero il sentapeli in fondo. Si sente in fondo un po' disturbato, va bene? Allora, prima di cominciare questo nostro incontro, vi devo presentare. Noi come scuola Gioiello Russo siamo sorti da poco. Diciamo che questa è una nostra delle prime visite ufficiali, per cui ci tengo molto a presentare il nostro vicepresidente che si chiama Gaetano Manca, che è Giovanna. No? Giovanna Manca. Giovanna, Gaetano si offende anche. Giovanna Manca di Nuoro che studia scienze politiche a Cagliari, in sala c'è anche Aurelia Orru che è la nostra segretaria, mentre manca il tesoriere che speravo arrivasse e Marino Canzoneri che non è arrivato. Forse arriva, chi lo sa. O sta fuggendo con la cassa. Va bene. Allora, come al solito io leggo perché se no mi dilungo troppo e rubiamo tempo al convegno. Intanto benvenuti a tutti. Volendo dare un titolo all'iniziativa congiunta tra la Scuola di Cultura Politica Gioiello Russo e Sinistra Futura, potremmo chiamarla Allargare lo sguardo della politica. Abbiamo cominciato sabato scorso a Sassari dedicando un'intera intensa giornata di studio, molto partecipata dall'inizio alla fine, alla parte politica, culturale ed economica del mondo che il pensiero unico dominante tiene volutamente nascosto, la Cina e i paesi che compongono i BRICS. Oggi ci occupiamo di un affascinante, intrigante progetto di futuro dell'isola costruito sui formidabili millenni di civiltà di questa magnifica isola. Progettazione quanto mai urgente, visto l'ostinato trattamento neocoloniale che il governo Meloni impone quasi quotidianamente. Ultimo il cosiddetto dimensionamento scolastico, contro cui si sono levate altissime le voci dell'assessore regionale Portas, dell'assessore alla cultura di Nuoro Cabula, del responsabile del Dipartimento di Istruzione e Sinistra Futura Walter Campana. Tutti i documenti che andrebbero letti e riletti perché sono molto molto interessati. Dimensionamento con i suoi nuovi accorpamenti nell'isola, un'isola che paga un prezzo altissimo sulla dispersione, che si aggiunge ad altri odiosi provvedimenti come l'invio nelle carceri sarde di centinaia di detenuti in regime di 41 bis, l'abbandono da parte del governo di qualunque intervento per tentare di salvare il polo piombo zinco e l'alluminio di Portovesme, l'imposizione delle cosiddette aree idonee volute da Roma sul nostro territorio per impianti eolici e fotovoltaici, l'ampliamento della fabbrica di bombe RVM. Non basta più battersi per la sopravvivenza. Bisogna avere il coraggio e la capacità di ipotizzare un diverso ruolo della Sardegna nel Mediterraneo, con il Nord Africa, con l'Europa, con il mondo. La proposta che il professor Tagliagambe illustrerà quest'oggi va in questa direzione e sia la scuola Gioiello Russo sia Sinistra Futura intendono proporla ad un'ampia valutazione, a partire dai relatori che oggi interverranno subito dopo Tagliagambe, per poi estenderla sul territorio con iniziative locali. Io termino qui, ora cedo la parola a Tania Dai che parla per conto di Sinistra Futura. Grazie per essere qui. Sì. Intanto benvenuti a tutti e a tutte, grazie per essere qua. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti di Ottavio e ringrazio intanto il professor Tagliagambe per aver messo a disposizione del confronto politico la riflessione che egli ha sviluppato nel suo testo Il Mediterraneo dentro, la Sardegna tra memoria e avvenire. E ringrazio i relatori e le relatrici per la disponibilità a confrontarsi con un problema arduo, che è quello di immaginare un futuro che risponda alle potenzialità della Sardegna e alle aspettative di sviluppo economico della nostra isola. Come Sinistra Futura sentiamo l'urgenza di rimettere al centro dell'iniziativa politica regionale una rinnovata azione propulsiva del nostro programma di governo.
e lo facciamo a partire dall'asse programmatico Conoscenza e Cultura, il cui documento introduttivo è curato proprio dal professor Silvano Tagliagardi, perché in esso contiene una visione delle possibilità che si aprono per la Sardegna di poter svolgere un ruolo attivo nella geopolitica del Mediterraneo per costruire la pace, per intrecciare in maniera diretta rapporti commerciali e politici con gli altri stati, forte della sua storia, di un'antica tradizione culturale che la colloca al centro dell'asse tra Occidente ed Oriente. Dallo sguardo che guarda fuori allo sguardo che vede dentro la Sardegna. E guardando al passato non si può non restare affascinati dalla grandiosità e dalla raffinatezza di una cultura e di una tecnologia che ha prodotto strutture come Nuraghi e altri monumenti preistorici ben più di 10 secoli prima della nascita ufficiale della filosofia nel VI secolo a.C. Quale pensiero, quali conoscenze e competenze sono state necessarie per edificare queste opere? Sono queste le domande iniziali che guidano l'analisi contenuta nel testo di Silvano Tagliagambe di cui ho parlato, segnato dal prima e ultimo. Scusate. Quando si parla di conoscenze, non sono solo riferite agli aspetti architettonici che tengono in piedi da circa 4.000 anni i nuraghi, ma anche alle conoscenze scientifiche, ad esempio ai movimenti dell'orizzonte del Sole e della Luna, ai movimenti del Sole e della Luna sull'orizzonte. Un tema a me particolarmente caro per il lavoro che ho svolto, perché ne vediamo gli effetti straordinari del pozzo di Santa Cristina, in cui ogni 18 anni e mezzo la Luna si riflette perpendicolarmente nel pozzo. Significa aver osservato per lungo tempo i suoi movimenti e trovato un sistema per raccogliere e interpretare i dati osservativi. Oggi invece c'è ancora chi si meraviglia di vedere la Luna e il Sole insieme di giorno e non soltanto di notte. Questo studio, noi di Sinistra Cultura, insieme alla Scuola di Cultura Politica, l'abbiamo ritenuto interessante e utile per riprendere a ragionare di sviluppo economico e culturale della Sardegna. E questa è solo, appunto, come diceva già Ottavio, la prima iniziativa che facciamo ora a Cagliari, ma che intendiamo ripetere anche in altre città della nostra isola. Alcune domande sorgono dalla lettura del testo citato, che io personalmente trovo particolarmente stimolanti. La prima riguarda l'immaginazione. Per immaginare, progettare e realizzare una solida politica di sviluppo del territorio e di crescita sociale e culturale di una comunità, è scritto, è necessario credere in se stessi. Ci vogliono autostima e consapevolezza di sé e della propria storia. Sono questi che ho detto, autostima e consapevolezza di sé, dei tratti psicologici. E allora la domanda è, ma c'è un deficit di questi tratti tra noi sardi e sarde? Poiché si tratta di valorizzare il passato, una parte importante delle considerazioni contenute nel testo riguardano l'articolazione del tempo e la sua gestione. Silvano Tagliagambe invita a riflettere su un'idea di tempo concepito non in senso gerarchico, segnato da un prima e un dopo, ma da un'idea che mantiene compresenti passato, presente e futuro. Ma il futuro, se si persegue il cambiamento, sintetizzo, non può essere la continuità lineare del presente e dunque, per caratterizzare questa discontinuità, si parla di avvenire. Cosa denota il termine avvenire che non esprime il termine futuro? Per non parlare poi del tempo futuro che è contenuto nella lingua sarda in cui io non entro. Vi è infine un'ultima suggestione, che è quella del tempo concepito come tessitura, una metafora sulla capacità della mano dell'uomo di cogliere il tempo opportuno e debito per cogliere al volo gli sviluppi favorevoli di una situazione e che rappresenta quindi lo spazio decisionale per un'azione in vista di obiettivi prefissati. E allora la domanda è: quali azioni nel tempo opportuno che ci si prospetta oggi possiamo e dobbiamo mettere in campo per determinare l'avvenire? Lo sguardo si allarga quindi ai problemi reali dei territori, sui quali gli interventi di Simona Fanzecco, che è segretaria della Camera del Lavoro della CGIL di Cagliari, e Vittorio Corvedu, responsabile Dipartimento Sviluppo Industriale e Transizione Energetica di Sinistra Futura, introdurranno altri punti di vista che serviranno ad arricchire il quadro dell'avvenire in Sardegna. Infine le azioni del nostro assessorato, con la nostra assessora Ilaria Portas,
nel settore della cultura in senso lato e dell'istruzione. Aprono qui tutta una partita della valorizzazione e promozione del nostro patrimonio, sui quali già interventi molto significativi sono stati portati avanti in questi due anni di governo. Ma si apre anche il terreno della formazione, che è appunto che tale innovazione mette in moto. Seguirà, dopo diciamo l'intervento di Tagliagambe, gli interventi che ho citato, un dibattito, vedremo i tempi come organizzarli e concluderemo questa nostra serata con l'intervento del nostro presidente di Sinistra Futura, Luca Pizzuto. La parola ora al professor Tagliagambe, che molti di voi conoscono. È professore emerito di filosofia della scienza dell'Università degli Studi di Sassari, si è laureato in filosofia con Ludovico Gemona, che molti studenti ormai attempati, ormai professori riconoscono bene per averlo studiato a lungo, e si è perfezionato in fisica all'Università Statale di Mosca. È stato professore di filosofia della scienza presso le università di Cagliari, di Pisa e a Roma, La Sapienza, ed è autore di numerosissimi libri e articoli. Do quindi la parola al professor Silvano Tagliagambe per la sua introduzione. Grazie. Sì. Adesso. Andiamo. Sì. Grazie Tania, grazie Ottavio, è un piacere essere qui, perché credo che il tema da affrontare sia di grande importanza e quanto sia importante lo dimostra il fatto che i nostri avversari politici stanno cercando di appropriarsene, approfittando del fatto che forse nel nostro caso questi temi non sono stati sufficientemente valorizzati, anche se erano al centro del programma del campo. Mi riferisco al fatto che proprio nei giorni scorsi si è presentata un'associazione studentesca, associazione universitaria mediterranea, legata a Ezra Pound, che si è posta come programma, ci poniamo come un gruppo di studenti pronti a portare un'altra concezione di università dove la nostra cultura, storia e identità siano nuove energie trasversali all'interno dell'Ateneo Cagliaritano, e come hanno battezzato questa loro associazione, Associazione Mediterranea, e fanno riferimento al Mediterraneo come luogo di stimolo per la creazione di una comunità di destino. Questo termine, comunità di destino, la dice lunga sul tipo di ispirazione con cui si guarda, in questo caso il Mediterraneo, non è certamente la nostra. Questo tema del Mediterraneo è importante perché l'Europa, come tutti sappiamo, si sta condannando e si sta lamentando per questo all'irrilevanza dal punto di vista geopolitico. Ma questa irrilevanza, l'ho detto un'altra volta, ma devo ripeterlo, è determinata anche, non solo, ma anche dal fatto che l'Europa ha compiuto un parricidio, ha ucciso quello che è il padre, il suo genitore culturale, cioè il Mediterraneo, l'area del Mediterraneo da cui proviene la sua civiltà, e così facendo ha in qualche modo tagliato le proprie radici culturali soprattutto. E da questo punto di vista ha compiuto un'operazione simile a quella così ben descritta da Freud in Totem e Tabù, dove appunto si parla del parricidio commesso e che induce i figli che si rammaricano e si pentono di questo parricidio di trasformare il padre che hanno ucciso in un totem da omaggiare, ma nello stesso tempo da espellere dalla storia. Ed è quello che l'Europa sostanzialmente ha fatto con il Mediterraneo. E credo che da questo punto di vista molti dei problemi di fronte ai quali ci troviamo siano proprio a questa situazione. Il Mediterraneo è
è un oggetto interessante, un tema interessante perché, come cercherò di dire, ci sono oggi un sacco di acquisizioni dal punto di vista scientifico, sia per quanto riguarda le neuroscienze, ma anche la psicologia cognitiva, anche la semiotica e via dicendo, che dimostrano che cosa sia oggi la memoria, ci danno una rappresentazione della memoria totalmente diversa da quella alla quale siamo abituati e che ancora gente e mettono in evidenza l'importanza che la memoria ha non soltanto dal punto di vista della conservazione e della valorizzazione del passato, ma soprattutto dal punto di vista dell'arricchimento e dell'approfondimento delle capacità percettive e progettuali, posto che questa concezione della memoria è molto legata al rapporto che si sta istituendo sempre più, al legame che si sta istituendo sempre più tra percezione e ricordo da una parte, quindi tra percezione e memoria da una parte, e percezione e immaginazione e quindi progettualità dall'altra. Una delle acquisizioni più interessanti da questo punto di vista è un articolo che è uscito proprio quest'anno, qualche mese fa, nella rivista Nature, che è frutto della collaborazione tra università del mondo. Il capofila era l'Università di Harvard, c'erano altre università inglesi ed europee, ma c'erano anche 3 università italiane, la Sapienza di Roma, l'Università di Bologna, l'Università di Pisa e anche una piccola rappresentanza dell'Università di Cagliari, che rivoluziona la storia di fatto, affidandosi agli strumenti offerti dalla paleogenetica. Sostanzialmente, attraverso lo studio del DNA di più di 200-210 salme di personalità antiche da cui è stato estratto il DNA, che si trovavano in varie zone molto distanti tra di loro del Mediterraneo occidentale, si è giunti a falsificare in maniera decisiva l'idea che la civiltà e il pensiero mitologico del Mediterraneo occidentale siano stati il frutto del trasferimento in questa zona del mare Mediterraneo delle popolazioni del Mediterraneo orientale, provenienti dalla Siria, dalla Palestina, dalla Turchia e via dicendo. Noi siamo abituati a pensare che la civiltà e molte storie stanno scritte in questo modo. La civiltà e il pensiero filosofico, mitologico del Mediterraneo occidentale siano state il frutto di un trasferimento effettivo, di una migrazione delle popolazioni fenicie del Mediterraneo orientale nel Mediterraneo occidentale. Questo studio dimostra che le cose non sono andate così, perché nel DNA, questi studi del DNA capillari che sono stati fatti, non c'è traccia di DNA delle popolazioni fenicie. Il che significa, dal punto di vista culturale, è un aspetto estremamente importante, non solo perché falsifica una storia che è stata scritta ed acquisita, ma anche perché ci dimostra che il fiorire delle idee non è necessariamente il risultato di trasferimenti e di migrazioni di popoli e quindi di ibridazioni biologiche, come si pensava fino a molto tempo fa, ma è semplicemente il risultato di scambi culturali dovuti a relazioni di tipo economico, commerciale e culturale. Per cui l'elemento fondamentale che questo studio mette in evidenza è che le idee migrano e riescono a costituire un patrimonio di civiltà anche indipendentemente da movimenti di carattere migratorio e da ibridazioni di carattere biologico. E questo ci dice che appunto esiste un contesto culturale che riesce a autoscoprire sulla base di scambi e di relazioni che sono
appunto semplicemente di tipo culturale e di relazioni ideali. E questo è un punto particolarmente importante, perché si dice come il fatto che la Sardegna nel XVIII secolo a.C. sia stata capace, come ricordava Tania, di produrre un pensiero forte che è dimostrato dalla capacità costruttiva che richiedeva appunto conoscenze tecniche, ma anche logistiche, ma anche di organizzazione di cantieri molto approfondite e molto diciamo solide, ci dice che la Sardegna non è stata nel tempo il ricettore passivo di idee prodotte altrove, che sono state semplicemente recepite dai popoli che hanno costruito i laghi, ma ha partecipato attivamente attraverso gli scambi commerciali, economici e culturali, testimoniati anche dalle ricerche archeologiche, oltre che dalle ricostruzioni storiche sempre più solide, ha partecipato attivamente alla costruzione di un tipo di concezione del mondo, il pensiero mitologico appunto del Mediterraneo occidentale, quello definito tradizionalmente punico, che ha portato a sviluppi che sono stati poi da molti autori considerati i veri e propri progenitori della nostra civiltà. Noi siamo abituati a pensare che la civiltà occidentale sia il frutto dell'eredità di un paese singolo, anzi di una di un paese singolo, cioè le colonie greche dell'Asia Minore, in particolare Mileto. Siamo abituati a pensare che sia stato il pensiero prodotto a Mileto da autori come Talete, Anassagora, Anassimandro a produrre il patrimonio culturale di cui noi oggi siamo eredi. Gli studi che sono stati fatti, cito in particolare le conferenze che sono state fatte nel 1909 all'Accademia di Mosca da un teologo, matematico e filosofo che si chiama Pavel Florienski, 11 conferenze che si intitolano Primi passi della filosofia, dimostrano che già nel XVIII secolo a.C. nel Mediterraneo si era sviluppato un pensiero mitologico estremamente forte, capace di affrontare i problemi tradizionali della filosofia, come quelli del rapporto tra essere e divenire, tra mutamento e permanenza e via dicendo, che poi verranno riletti e depurati dagli aspetti religiosi, appunto dal pensiero filosofico greco, che però ne eredita le categorie fondamentali. Per cui quello che Florienski fa è delocalizzare la nascita del patrimonio di cui è erede l'Occidente, estendendolo dalla semplice Grecia e dalle sue colonie dell'Asia Minore all'intero bacino del Mediterraneo occidentale e diciamo anticipandolo nel tempo di molti secoli, se pensiamo che appunto tradizionalmente il pensiero di Mileto viene allocato al periodo risalente al VI secolo a.C., mentre qui stiamo parlando di un pensiero che si è nato e si è sviluppato almeno a partire dal 2000-1800 avanti Cristo, quindi qualcosa come 12 secoli, almeno 12 secoli prima della nascita della filosofia. Ma voglio ritornare sul fatto della capacità di un contesto culturale di autogenerarsi e di produrre idee attraverso relazioni tra popoli che sono abituati a dialogare e a scambiarsi opinioni, posizioni e punti di vista reciprocamente. Perché questo dà un nuovo significato, e su questo voglio insistere, alla Convenzione Europea del Paesaggio e al significato di paesaggio che la Convenzione Europea dà
postulando l'idea che accanto all'ambiente, che è un contesto di natura fisica soprattutto e biologica, abbia un'importanza determinante il contesto culturale, quello che è il portato dei miti, delle posizioni diciamo teoretiche, della storia, dei simboli, dei valori che ogni popolo apporta al contesto fisico nel quale si insegna ed abita. E la Convenzione europea del paesaggio, approvata nel 2000, lo ricordo, da 45 paesi europei, dà questa definizione del paesaggio. Il paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni. Questa definizione di paesaggio, data dalla Convenzione europea, è molto importante e acquista tanto più valore se la leghiamo a un concetto che è stato sviluppato in maniera molto precisa e non sufficientemente valorizzato nella nostra cultura occidentale dalla semiotica russa. Mi sto riferendo a un concetto, quello di semiosfera, che è stato varato e sviluppato da il più importante semiologo russo, e cioè Yuri Lotman, che è stato anche il nostro ospite a Cagliari, quando io ero presidente della facoltà di Magistero, l'ho invitato alla facoltà di Magistero di Cagliari, ho fatto una lezione eccezionale proprio su questi temi, che lo ha sviluppato in stretta collaborazione con quello che è stato certamente il più grande matematico del Novecento, e cioè Kolmogorov. Ed è da questo punto di vista interessante da segnalare questa collaborazione tra un semiotico di scienze umane e un matematico. Che cosa hanno fatto questi due autori? Perché il concetto di semiosfera è un concetto estremamente importante che andrebbe valorizzato dal punto di vista non soltanto culturale ma anche politico, per le ragioni che poi vedremo, e che rivisita completamente e rivoluziona il concetto di comunicazione e dei processi di comunicazione e rivoluziona il concetto di memoria, di che cos'è la memoria, di come si attiva la memoria e di come la memoria incide sulla percezione e sulla progetto. Perché mentre la concezione tradizionale dei processi di comunicazione, quella di Jacobson, si basava sul presupposto che la comunicazione fosse un processo che va da un mittente a un destinatario, che si scambiano dei messaggi all'interno di un canale, che può essere un microfono, un canale televisivo o via dicendo, e che creano quindi un contesto comunicativo, dove il baricentro è tutto puntato sulla trasmissione del messaggio. Il baricentro è il messaggio, la trasmissione del messaggio, nel presupposto che il messaggio che parte dal mittente arrivi comunque sempre al destinatario in forma pressoché alterata. Lotman e Kolmogorov rivoluzionano questo concetto e dicono no, il mittente per diciamo, far arrivare al destinatario il messaggio si devono creare un modello del destinatario e quindi devono calibrare la comunicazione proprio in funzione di questo modello, in modo che al destinatario arrivi, in modo che sia effettivamente compresa dal destinatario. Quindi il mittente non deve semplicemente codificare e trasmettere un messaggio, ma lo deve calibrare sulla base delle capacità percettive e recettive del destinatario. Per questo si deve fare un modello di questo destinatario, così come il destinatario per rispondere si deve fare un modello del mittente. Quindi mentre nel diciamo, processo della comunicazione tradizionale, quelli che ancora troviamo nei nostri libri di testo sulla comunicazione, i protagonisti del processo della comunicazione sono due, il mittente e il destinatario, nel modello di Lotman e Kolmogorov diventano quattro.
il mittente, il destinatario, il modello del destinatario che si deve fare il mittente per calibrare in maniera comprensibile la comunicazione, e il modello del mittente che si deve fare il destinatario per rispondere in maniera appropriata. Ma questo che cosa comporta? Comporta il fatto che il processo di comunicazione non è un processo di trasmissione, come pensava appunto Jacobs, ma un processo di traduzione dalla lingua dell'io, dalla lingua del mittente alla lingua del destinatario. E in questo processo di traduzione, che non è quindi di semplice trasmissione, come in tutti i processi di traduzione, qualcosa rimane in qualche modo non compreso, perché tra il mittente e il destinatario e le loro rispettive lingue c'è uno scarto, per cui noi non possiamo partire dal presupposto che l'intero messaggio trasmesso dal mittente al destinatario sia recepito da quest'ultimo. Qualcosa verrà recepito, ma qualcosa andrà perso. E che cosa ne succede di questo qualcosa che va perso? Ecco, qui è l'aspetto rivoluzionario della concezione della comunicazione di Lotman e Kolmogorov, che oggi viene recepita dai teorici delle reti neurali e dell'intelligenza artificiale, coniugata in termini appunto di capacità attiva delle reti. Mi riferisco in particolare alle reti di Hopfield, per le quali Hopfield ha avuto l'anno scorso il premio Nobel per la fisica, che sono alla base del funzionamento dell'intelligenza artificiale. Quindi questo è un punto di particolare rilevanza, non soltanto, ripeto, dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista politico. Perché che cosa succede? Succede che questo scarto che il mittente non recepisce e che quindi fuoriesce dalla conoscenza esplicita circolante, si trasforma in conoscenza implicita che viene depositata, secondo il linguaggio di Lotman e Kolmogorov, nella semiosfera, secondo il linguaggio di oggi, nelle reti. Per cui le reti, i canali, non sono più semplicemente qualcosa di neutro che garantisce il passaggio della comunicazione dal mittente al destinatario, ma diventano elaboratori attivi di quel tanto di informazione che non è stato recepito all'interno del processo di comunicazione, che si è trasformato da conoscenza esplicita in conoscenza implicita, che viene depositato nella semiosfera, nel canale, e che fa del canale un soggetto attivo di rielaborazione del processo comunicativo. Per cui il canale, la semiosfera, le reti oggi acquistano progressivamente, attraverso il deposito di questi scarti di conoscenza che non circola, che non vengono recepite, ma che si depositano nel contesto culturale medesimo, acquistano una capacità elaborativa della informazione e della conoscenza, una capacità attiva che li trasforma in protagonisti del processo comunicativo. Il contesto culturale parla, il contesto culturale recepisce, il concetto culturale trasforma l'informazione, si deposita nel contesto, nell'atmosfera culturale che viene respirata da coloro che vivono in questo paesaggio caratterizzato da questa semiosfera, e fa sì che cosa? Fa sì che improvvisamente all'interno di questo contesto culturale si registrino scatti di creatività e di innovazione, scatti in avanti di creatività e di innovazione che sono stabiliti proprio il frutto proprio della capacità di ascoltare, di mettersi in ascolto con questo deposito di conoscenza implicita che è radicata nella semiosfera o nella rete.
Voglio fare un esempio, ne potremmo fare tanti che riguardano la Sardegna. Come è nata qui Internet, come è nata l'innovazione. Sarebbe da riscrivere una storia da questo punto di vista. Ma vista la limitatezza del tempo, voglio fare un esempio più semplice. Nel 1977 esce questo romanzo di Salvatore Satta, che è Il giorno del giudizio, che è una trascrizione prodigiosa del processo che vi sto descrivendo. Perché? Perché Salvatore Satta vi racconta di un uomo anziano che torna nella propria città natale dopo molto tempo, va al cimitero e questa visita al cimitero attiva i suoi ricordi, la sua memoria. E questi ricordi in un primo momento sono ricordi riferiti a un contesto ristretto, quello familiare del protagonista, la famiglia Satta, di cui si comincia a narrare la storia. Ma poi si estendono progressivamente attraverso intersezioni e linee parallele che vengono narrate in maniera impareggiabile all'intera città, e non soltanto alla città di Nuoro, ma all'intero contesto nazionale ed europeo, visto che poi sulle vicende della città di Nuoro incidono le vicende della prima guerra mondiale, che appunto determina i destini di quella famiglia e di tante altre famiglie. Per cui abbiamo proprio un esempio di come la memoria, inizialmente ristretta, per un processo autopoietico di autogenerazione, via via si estenda a macchia d'olio e si allarghi fino ad interessare contesti più vasti, inizialmente la città e poi via via l'intero contesto nazionale ed europeo. Satta questo lo racconta in maniera ammirabile, e questo suo racconto è proprio l'esemplificazione di quello che Lockman e Kolmogorov avevano immaginato. La memoria depositata nella semiosfera acquista una capacità incisiva e di reinterpretazione, perché a quel punto, come il messaggio viene reinterpretato attraverso la circolazione nella rete in questo contesto di semiosfera, così i ricordi non sono semplicemente trasmessi, non sono semplicemente archiviati e incorporati, ma vengono costantemente reinterpretati proprio in virtù di questa memoria depositata nel contesto culturale. E questa reinterpretazione è sostanzialmente guidata non più dalle diciamo memorie relative al passato, ma dalle esigenze percettive del presente. Per cui la memoria, attraverso questo processo di reinterpretazione, si fa percezione, incide in maniera inavvertita, ma estremamente determinante nella percezione che noi abbiamo del nostro contesto culturale, del nostro paesaggio, in generale delle problematiche che dobbiamo affrontare. E questo allargamento della memoria alla percezione produce un altro effetto, posto che la percezione, come aveva già intuito a suo tempo Leopardi con la sua visione doppia, è anche sempre coniugata con l'immaginazione. Percepire vuol dire anche immaginare, pensare altrimenti. Attraverso questo rapporto tra percezione e immaginazione, quindi progettualità, la memoria stessa diventa un fattore di progettualità. Ecco perché ho scritto il testo, sarà disponibile, non voglio accusare del tempo che mi è stato assegnato e valicato. Però quello che voglio assegnare, quello che voglio sottolineare è questo: valorizzare l'epoca nuragica, cercare di capirne il significato, sentirsi eredi di questa storia, significa rendersi conto
che la Sardegna, nel corso del suo sviluppo, che ha attraversato, come sappiamo, varie fasi storiche estremamente diversificate tra di loro, con vari tipi di relazioni con popoli diversi, i Fenici, i Romani, il racconto straordinario da questo punto di vista di Attilio Fastino ci dà il quadro complessivo. La Sardegna nel corso di queste fasi storiche che cosa è riuscita a fare? È riuscita a costruire agganci verticali tra queste diverse fasi della sua storia, e attraverso questi agganci verticali è riuscita a fare in modo di estrarre dalla successione di queste diverse fasi un leitmotiv, un motivo conduttore comune, che è proprio il risultato di questa capacità di cucitura, di aggancio tra fasi diverse della storia. Non quindi una comunità etnica e di destino, ma una capacità, una comunità capace di costruire il proprio quadro culturale e di riferimento, proprio attraverso questa operazione di agganci verticali di individuazione, attraverso la sua storia di un motivo conduttore. E allora, valorizzare l'epoca dei Vraj sulla base di queste concezioni della memoria, della diciamo semiosfera, del paesaggio, così come è stato definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, significa fare un'operazione non soltanto culturale, ma politica, perché attraverso questo tipo di valorizzazione, se valorizzare la memoria vuol dire anche valorizzare la percezione, e valorizzare la percezione significa valorizzare anche la progettualità e l'immaginazione, noi riusciamo a capire il significato di quella splendida immagine di Amitav Ghosh delle linee d'ombra, un romanzo in cui parla di linee d'ombra che sono confini radicati nell'inconscio e nell'immaginazione. E Ghosh dice una cosa molto bella che dovremmo tenere presenti da un punto di vista politico, e cioè dice l'incapacità di estrarre da queste linee d'ombra che sono radicate nell'inconscio collettivo storie che siano frutto dell'immaginazione, condanna chi non lo fa non a un vuoto, perché in questo vuoto si incuneranno, come si sono di fatto incuneate, le immaginazioni e i racconti altrui. Per cui questo vuoto non rimarrà tale, ma verrà riempito dalle immaginazioni, dai racconti, dalle storie degli altri, realizzando quello che a tutti gli effetti si configura come un realismo culturale. E allora questo colonialismo culturale spiega perché, come ci hanno detto Nereida Lucas e Placido Cherchi, in Sardegna, la Sardegna sia stata per troppo tempo, e forse sia ancora da qualche punto di vista, un'isola della depressione dovuta proprio all'incapacità di valorizzare la propria storia, il proprio patrimonio, di rileggerla e di farne una chiave interpretativa e propulsiva per immaginare e realizzare il proprio destino alternativo. E allora rileggere il passato in questa chiave, stabilire questa relazione tra la semiosfera e il presente. E da questo punto di vista, piccola notazione, non è un caso che il governo, sulla base di un impulso della legislazione nazionale, in particolare del Consiglio di Stato, nel rapporto tra ambiente fisico e biologico e paesaggio, tenda oggi a dare una prevalenza assoluta all'ambiente fisico, che ricordo dal punto di vista costituzionale è di competenza del governo centrale, mettendo in sett'ordine l'importanza del paesaggio, che invece è il risultato dell'autodeterminazione.
cioè di quel complesso di simboli, di valori culturali che un popolo ha inserito all'interno del proprio contesto fisico e che dal punto di vista costituzionale è oggetto di potere concorrente tra lo Stato e le regioni. Per cui vedete come il fatto di dimenticare questa caratteristica fondamentale del paesaggio, questo valore che il paesaggio ha dal punto di vista culturale, ma anche politico, ripeto, sottoscritto da 45 stati, la definizione europea di paesaggio, significa condannarsi all'irrilevanza e significa difficoltà ad uscire da questo stato di depressione di cui parlano appunto Neredo e Rudas e Placido Kerr, per conquistare quell'autostima, quella fiducia in se stessi, senza la quale, diciamocelo chiaramente, nessuno sforzo politico può condurre a risultati apprezzabili, perché affrontare la sfida della contemporaneità con tutto il sistema di implicazioni che ha e soprattutto essere capaci di costruire il proprio destino all'interno di questo scacchiere presuppone necessariamente fiducia e autostima senza le quali si è condannati irrimediabilmente all'irrilevanza. Io da questo solo questa piccola notazione. Devo dire, a proposito di altri che del vuoto che viene lì, che questo lavoro antico e questa nascita di associazione mediterranea da parte di un apostolo di Ezra Pound è anche il risultato del fatto che, vedete, che non abbiamo sufficientemente valorizzato il programma culturale del Campo Largo e che era stato preannunciato, Renato lo sa perché era presente sia a San Leonardo che a Nuoro, era stato preannunciato e preparato e considerato il punto, il motivo conduttore sulla base del quale doveva essere costruito il programma del Campo Largo. Non abbiamo saputo valorizzarlo almeno finora e il risultato è questo. Grazie dottor Iannanto per questa straordinaria lezione che riceviamo come un'occasione di approfondimento ulteriore e dopo quindi chiamo qui Simona Falsecco per la prossima relazione prevista stasera. Allora, se sei in piedi, no, sei seduta. sì, va bene così. Allora guarda, questo. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Voglio ringraziare Sinistra Cultura per l'invito, per aver organizzato questa importante iniziativa e per l'opportunità di portare un contributo dopo il professor Tagliani, che insomma mi ha dato sicuramente tante suggestioni e la possibilità di una riflessione ampia, anche partendo dal ruolo che io ricopro come dirigente sindacale della CGIL di Cagliari. Parto da una prima questione. Io credo che oggi è fondamentale che si ragioni rispetto ad un concetto, il principio di autodeterminazione del popolo sardo, che non vuol dire necessariamente rivendicare una autonomia profonda anche rispetto a quello che è il tema dell'autonomia differenziata, ma vuol dire l'opportunità che noi possiamo avere
di avere delle scelte che non vengano calate dall'alto, ma quelle di determinare quelle che sono le condizioni per uno sviluppo, per la creazione di una condizione di benessere generalizzata, partendo anche dall'importanza che il lavoro deve avere all'interno delle politiche di sviluppo, perché non basta soltanto affrontare quell'immaginario, quell'idea di visione partendo da uno sviluppo che concentra esclusivamente la propria attenzione sul prodotto interno lordo o sul mercato. Bisogna tener conto anche della qualità, delle condizioni e delle aspettative che si generano rispetto a chi vive nella nostra regione e chi insomma potrebbe anche venire a stare in questo bellissimo territorio se appunto si garantiscono quelle condizioni di vita dignitosa. Oggi possiamo dare alcuni dati che non vengono dalla CGIL, ma vengono da istituti di ricerca, dall'ISTAT, CREAT e altre strutture che hanno fatto anche degli approfondimenti rispetto all'economia della nostra regione. E se parliamo di lavoro ci si rende immediatamente conto che la situazione è veramente grave, perché molte persone non riescono ad arrivare alla fine del mese perché non sono nella condizione di avere un contratto stabile, dignitoso, e possiamo dire che 9 contratti su 10 sono precari, e per di più questa precarietà colpisce principalmente le donne, perché sono quelle colpite anche da una condizione di part-time involontario data dal fatto che molte aziende non assumono le donne full time perché appunto vogliono avere una flessibilità maggiore e perché comunque non esiste un sistema di welfare, di protezione sociale che garantisce alle donne appunto quando diventano mamme o quando devono assistere i propri anziani. C'è un tema molto rilevante che dal punto di vista sindacale non viene affrontato in modo adeguato, che in Sardegna c'è un problema di sostenibilità anche rispetto alla condizione economica delle persone, ma anche in prospettiva rispetto alle condizioni per le persone che poi avanzeranno con l'età e saranno i nuovi anziani che andranno in una condizione anche di fuoriuscita dal mondo del lavoro. E lo dico perché noi siamo in una fase di abbandono della nostra regione, soprattutto dai giovani. C'è un tasso e un livello di migrazione dei giovani che fa veramente paura. Abbiamo una condizione di NEET, cioè coloro che non cercano lavoro e non studiano, che è una condizione preoccupante perché i livelli sono estremamente alti, ma ancora di più quel lavoro che vi dicevo è povero, precario, discontinuo. Basta pensare che alcuni settori, a partire dal turismo, non ti garantisce una retribuzione tutto l'anno, non ti garantisce anche una contribuzione previdenziale per tutto l'anno. Vuol dire che tu sarai un lavoratore povero, ancora di più sarai un pensionato più povero. Quindi anche il livello sociale sta evolvendo in termini negativi. Quindi noi siamo come Sardegna in una condizione quasi irreversibile, dicendo che il problema più grande è la denatalità e l'abbandono della nostra regione. Quindi chi nasce non copre, chi appunto muore, e nello stesso tempo i giovani vanno altrove. Questo vuol dire che noi abbiamo un sistema che non garantirà il sistema di welfare e protezione sociale nel prossimo futuro, perché ricordiamoci, chi oggi garantisce quel sistema e chi paga le tasse. Se noi abbiamo una popolazione lavorativa che non versa un quantitativo di risorse da garantire quello che il sistema sociale, abbiamo appena visto anche l'approvazione della legge regionale della finanziaria, ti dice che 4 milioni di euro su 11 sono per la sanità. Se non c'è quel gettito fiscale, molto probabilmente non c'è più il sostegno rispetto anche a quella protezione. E quindi due sono le cose: o noi creiamo una condizione anche di rientro
dei giovani, delle persone che vogliono stare nel nostro territorio, creando opportunità vere, guardando la qualità del lavoro che si genera, perché se noi abbiamo un processo di deindustrializzazione, che vuol dire che si perdono buste paghe importanti, perché nel comparto dell'industria ci sono contratti collettivi che prevedono anche delle retribuzioni più alte rispetto al settore del turismo, del settore dei servizi, del commercio o di altri settori, vuol dire che io avrò un rapporto anche di compensazione che non è alla pari, ma avrò un sistema che perde. Per non parlare di quello che avverrà a brevissimo e che sta già avvenendo, come diceva anche il professore, rispetto a tutte le questioni che riguardano l'intelligenza artificiale, la robotizzazione e i processi anche delle piattaforme digitali. Le piattaforme digitali, vi faccio un esempio, sono quelle che chiamano il rider anche nel nostro territorio, a Cagliari. Vi faccio un esempio anche dal punto di vista del livello del culturale nel quale noi stiamo andando, è la terza città a livello nazionale come numero di consegne di prodotti attraverso i rider. È la piattaforma digitale che, diciamo, crea l'organizzazione di lavoro per quelle persone che nella maggior parte dei casi sono stranieri, non riconosce nessun diritto né dal punto di vista retributivo, e si sta costruendo a partire dal nostro territorio nuove forme di caporalato. Quindi non sono soltanto più in agricoltura rispetto agli stranieri che vengono qua, ma anche nel sistema di consegna diciamo dei viveri, di tutto quello che è la consegna a domicilio attraverso le piattaforme digitali. Si sta generando un sistema senza nessuna garanzia, e poi anche un fenomeno di illegalità. Tania faceva riferimento anche al 41 bis rispetto a quella che è la malavita organizzata che potrebbe intervenire anche nel nostro territorio regionale. Beh, questo fenomeno è già presente all'interno appunto di queste forme di nuovo caporalato che prevedono appunto degli inserimenti malavitosi all'interno delle comunità principalmente pakistane, rispetto anche all'utilizzo degli accessi nelle piattaforme, dove i lavoratori vengono ricattati e vengono consegnati anche documenti falsi rispetto ai permessi di soggiorno. Quindi questo non è un qualcosa che guarda il nostro futuro, ma riguarda appunto anche quella che è stata la nostra cultura nel lavoro e nella condizione anche di stabilità che si è generata attraverso scelte politiche ben definite, a partire anche agli anni che hanno portato dalle miniere, insomma possiamo dirci anche tutto quello che è avvenuto rispetto appunto al lavoro nelle miniere, la rivendicazione, i moti di Bugero, il primo sciopero generale, insomma sono avvenimenti importanti che hanno permesso anche alla collettività di avere diritti che partono appunto da quella che è la capacità di autodeterminazione del popolo sardo rispetto a alcune rivendicazioni. E noi oggi dobbiamo partire proprio da lì, anche per creare quelle condizioni che possano offrire delle opportunità ai giovani che vanno via, a partire dall'istruzione, che è uno dei terreni più importanti per creare anche, diciamo, quella condizione anche nell'essere cittadini consapevoli anche rispetto ai diritti, e non solo capaci di svolgere una professione lavorativa, ma bisogna creare anche quella cultura nei giovani che gli possa permettere appunto di rivendicare e di poter accedere anche ai propri diritti attraverso anche una consapevolezza critica rispetto a quello che sta avvenendo nel nostro paese. E vi voglio dire che rispetto a queste condizioni noi abbiamo anche la preoccupazione che nel subentro anche di nuove forme a partire dall'intelligenza artificiale ci sarà una perdita occupazionale, perché queste nuove forme creano una produttività maggiore nei luoghi di lavoro, e se non si costruisce anche dal punto di vista politico una governance rispetto anche ai fenomeni che riguardano appunto la riqualificazione delle persone che
vedrebbero anche scomparire quella che è la loro attività lavorativa, molto probabilmente noi ci troveremo anche davanti a una crisi sociale che porta ad un impoverimento ulteriore della nostra regione, e questo non possiamo permetterlo. Quindi io credo che la politica debba avere un ruolo importante a partire da un nuovo piano per il lavoro e per lo sviluppo, che è fondamentale per partire da un elemento che è quello di creare un'occupazione stabile, un'occupazione sicura, un'occupazione che ti possa permettere di vivere dignitosamente, perché guardate, non abbiamo certezza che la filosofia con il quale siamo andati avanti fino ad oggi, che il mercato governa tutto, governa soltanto chi si sta arricchendo e chi sta producendo i profitti, che sono principalmente le grandi multinazionali, che in alcuni casi diventano la politica che si porta avanti, e la politica che si porta avanti si trasforma in Stato e quindi crea quelle condizioni per incrementare i profitti per pochi soggetti nel mondo e creare diseguaglianze enormi che oggi appunto sono davanti agli occhi di tutti e creano anche quelle condizioni di sfruttamento e di precarietà che noi non possiamo più accettarle. Non possiamo accettarle per noi che viviamo il presente e quindi anche ancora di più per chi dovrà vivere nel futuro, e noi abbiamo una grossa responsabilità, che è quello di consegnare anche la nostra regione in una condizione migliore rispetto a quella che abbiamo trovato, soprattutto per le nuove generazioni. Quindi io vi ringrazio per questa bella iniziativa, ringrazio il professore anche per tutti gli argomenti che ha trattato, che sono da stimolo anche per la CGIL, anche nell'approfondire alcune questioni che sono utili per portare avanti il ruolo che noi abbiamo anche di rappresentazione collettiva rispetto al mondo del lavoro e anche come sindacato generale rispetto ai cittadini e le cittadine su più fronti, a partire anche dal referendum sulla giustizia, perché non è un tema da sottovalutare rispetto a quello che noi stiamo ragionando anche oggi, perché bisogna anche dire che se noi vogliamo una regione che sia sostenibile, una regione che dia diritti, dobbiamo avere anche un diritto ad una giustizia che possa garantire a tutti di essere uguali davanti alla legge e non determinata da scelte politiche rispetto anche all'inserimento della politica all'interno anche di un sistema di potere che è dato da quelli che sono gli equilibri della nostra Costituzione. La Costituzione va applicata integralmente e non modificata, e su questa cosa siamo veramente pronti a portare avanti la nostra campagna referendaria per il no. Grazie. Grazie Simona per questo volevo chiedere a Ilaria Fonda, se voi Ilaria interveni adesso? Vieni. Sono accordati i contori, virtualmente se voi... Vieni. Abbiamo parlato di immaginazione e progettualità. L'immaginazione, ci diceva il professor Tagliaranda, ha bisogno di memoria, identifica appunto un paesaggio che è fatto di cultura. Allora, diciamo, la cultura è dunque il tema che è fondamentale per noi e il nostro assessorato in particolare, per cui diamo la parola a Ilaria, che rappresenta per noi, diciamo, la punta di diamante della nostra politica regionale. Grazie. Buonasera a tutti e tutti, grazie per aver organizzato questa interessantissima iniziativa che ci vede oggi qui a ragionare di passato e di futuro, e che mi dà però anche l'occasione di parlare di un futuro che a quanto pare non è solo nelle nostre mani, e mi dà l'occasione di rappresentarvi quello che è successo in questi giorni, che ci racconta la drammaticità sotto le famiglie. Perché non riesco a vedere le persone, non vedere le persone non mi mette in connessione. La drammaticità di un popolo che non si può autodeterminare in senso largo, non si può autodeterminare nella cosa fondamentale della gestione del futuro,
che è quella della formazione delle nuove generazioni. Che cosa è accaduto? È accaduto che la Regione Sardegna quest'anno si è ribellata a un sistema di costrizione che vede la progressiva e ormai drammatica, il drammatico abbandono dello Stato nella nostra regione. Lo Stato si sta facendo da parte, ci sta lasciando soli, non sta lasciando soli noi che abbiamo già fatto un percorso, sta lasciando soli i nostri figli, le nostre figlie e anche quelli che verranno, attraverso la destrutturazione totale, c'è qualcuno che dice che non fa danni quello che hanno architettato, della scuola. È accaduto che per la prima volta dopo tanti anni la Regione Sardegna si è rifiutata di fare un piano di, loro lo chiamano dimensionamento scolastico. Ieri ho detto in consiglio che ci sono parole che non possono andare in coppia. La parola scuola non può andare in coppia con razionalizzazione, non può andare in coppia con la parola risparmio, soprattutto in uno Stato che spende dei soldi per comprare delle armi, spende dei soldi per fare un ponte sullo stretto di Messina e non ci dà, non ci garantisce i soldi per pagarci saranno 9 dirigenti scolastici e 9 direttori di servizi generali amministrativi. Immaginate quanto può essere questo importo di queste 18 persone in Sardegna. E cosa vuol dire questo? Significa che loro ci vogliono sempre più ignoranti, ci vogliono sempre più abbandonati, vogliono che i direttori si arrangino da soli, si scambiano. No? E cosa è successo? Lo Stato non dice vi faccio il dimensionamento, siete voi regioni che potete autonomamente decidere, ma con i miei numeri. Quindi vi racconto che in questo triennio lo Stato aveva deciso di ridurre le nostre autonomie scolastiche da 270 a 220, 50 istituzioni scolastiche in meno, 50 dirigenti in meno. Valgono nel bilancio dello Stato lo stipendio di 50 dirigenti. Nulla. Quindi questo ha un significato politico preciso, significa abbandono, significa destrutturazione anche della nostra società, in maniera deliberata, in maniera assolutamente consapevole. Noi abbiamo detto di no. E ci hanno detto che dall'altra parte. Questa però strategia fallimentare noi abbiamo scaricato il fallire, ma non è così, perché è vero che ci hanno commissariato, ma è anche vero che a questo sangue che scorre bisogna mettere un lato dello statico, bisogna finire questo percorso, perché se no, se continuiamo così, noi sui mesi dobbiamo riandare in commissione per decidere, per sentire che numeri ci daranno per il prossimo biennio. Quindi noi fra 3 anni potremmo anche avere un'unica istituzione scolastica per provincia. Immaginate un po' perché? Perché siamo pochi. Quindi mi volete dire che 300 ragazzi che stanno in un territorio marginale, solo perché sono pochi e perché stanno in un territorio marginale, non hanno il diritto di essere istruiti e di avere un dirigente scolastico? Noi diciamo di no. Noi diciamo di no e lavoreremo anche per fare in modo che questo non succeda più. Sarà difficile perché lo sapete che comunque la competenza per l'istruzione è statale e noi abbiamo delle competenze che non sono piene, a meno che non decidiamo di regionalizzare la scuola, ma noi non vogliamo che la scuola sia spezzettata, perché la Sardegna, anche con le sue specificità, è una regione dello Stato italiano e dello Stato italiano facciamo parte e lo Stato italiano si deve fare carico anche
di istruire i giovani e le giovani sarde. Il strumento questa banale, noi l'abbiamo fatto e abbiamo cercato di amplificare il grido di dolore delle nuove generazioni che sono totalmente abbandonate, che rappresentano l'ultimo pensiero dei nostri politici. Invece dovrebbero essere i primi, perché se noi siamo qui a parlare di quello che è stato il passato perché vogliamo ragionare sul futuro, di fatto non siamo niente. Io fra un mese per 50 anni ho vissuto 50 anni della mia vita, li ho vissuti in una maniera migliore di come vivranno mie figlie, perché mie figlie praticamente vivranno in un mondo in cui per entrare a scuola saranno attraversate da un mezzo del tetto. Questa è una cosa abominevole. Vivranno in un mondo in cui non verrà più insegnata la storia per come l'abbiamo conosciuta noi, perché la scuola, goccia a goccia, attraverso una scientifica e lenta ma inesorabile discesa e strategia di questo ministero, sta portando anche tra i giovani una memoria diversa. Se non c'è memoria, non si può ragionare di futuro. E quindi se questa memoria viene totalmente spazzata via, capite quali possono essere le conseguenze di questa azione, che non è un'azione casuale. Non è un'azione casuale. Non è perché nelle nuove linee guida per la scuola ci sono dei campanelli d'allarme molto gravi. Il nostro Dipartimento di Istruzione ha fatto una disamina e anche degli incontri mirati rispetto a questo. Guardate, non se ne parla mai e non ne parla nessuno. Noi dobbiamo parlare. Abbiamo questo obiettivo, quello di far capire, e siccome a noi i giornali non ci fanno dire cose, allora queste occasioni ci servono anche per approfondire queste cose, per dircene, per confrontarci e capire qual è il modo migliore per far camminare queste idee con le gambe nostre e anche dei giovani. Guardate come non è vero che i giovani non abbiano iniziativa e se li si lascia da soli non possano avere delle azioni forti. Guardate quello che è successo per le manifestazioni sul clima, guardate quello che è successo per le manifestazioni, per esempio, a favore della Palestina. Hanno fatto loro, non abbiamo fatto. Alcuni di noi, anche per questioni di lavoro, perché io so per certo, per esempio, che i dirigenti scolastici, alcuni dirigenti scolastici, è stato vietato di esprimersi su determinati temi. Stato da bravissimo, si chiama bavaglio, si chiama censura, e quando c'è i giovani questi bavagli non li hanno, e noi dobbiamo fare in modo che nessuno li rimetta, dobbiamo far sentire loro che c'è qualcuno che invece tiene meno a se stesso che più a loro. E quando ci vediamo qui a parlare di passato e vogliamo costruire il futuro, non possiamo prescindere di parlare dei nostri giovani e di destrutturare una politica che è istruzione. Io credo che dobbiamo lavorare molto, ma noi che abbiamo avuto la fortuna di studiare la storia, di raccontare l'usufruire della memoria e metterla a frutto, anche con un attivismo politico più o meno incisivo, che non deve essere per forza nell'istituzione, perché si fa politica ogni giorno, nel proprio lavoro, nella vita quotidiana. Dobbiamo anche avere la capacità di far capire che siamo tanti, senza avere paura di esprimerci in questo modo. La Sardegna ha tante peculiarità, la Sardegna ha tanta ricchezza, e anche questo è una cosa di cui siamo poco consapevoli. Io dico sempre che l'assessorato che ho di guidare in questo momento storico, grazie insomma al mio partito che mi ha dato fiducia per me anche un po' immeditata, ma comunque ci sono per provare. Io credo che
Noi abbiamo il dovere di fare delle azioni di futuro. E siccome nel mio assessorato c'è la scuola, c'è l'università, ci sono le politiche giovanili, sì, ma c'è anche la cultura. E la politica in Sardegna deve essere il motore vero su questo. Noi ci dobbiamo passare, ma ci dobbiamo prendere davvero. Perché io, per esempio, ho il compito di tramutare le idee in azioni concrete. Questo è il compito di chi ha una funzione operativa. Quindi dalle vostre elaborazioni teoriche, quelle che nascono anche da momenti di incontro come questo. Per me e per chi lavora con me, sono momenti in cui si deve pensare a come gestire le azioni e farle diventare azioni diverse. La cultura è anche bellezza, ci siamo dimenticati che cosa vuol dire nutrirsi di bellezza e che cosa vuol dire invece non potersi nutrire di bellezza, perché ci sono dei posti nel mondo in cui la bellezza è stata distrutta. Un bambino palestinese, siriano, appunto, ovviamente quando esce di casa questa bellezza immagina dei loro territori, sono territori meravigliosi, non la può vedere più, però non sono così lontani da noi. Quindi noi dobbiamo fare in modo di preservare la bellezza anche con la pace, ma soprattutto lavorando a valorizzare la bellezza anche di governare e a renderci fortunati. Però la fortuna non basta, dobbiamo elaborarla. Quanto mi riguarda, io cercherò di farlo con delle azioni concrete, mossa appunto dallo spirito, che è uno spirito di cambiamento che parte dal passato, lo elabora e ragiona sul futuro. Un futuro che cammina sì sulle nostre gambe, ma soprattutto cammina sulle gambe dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Ci riporta ai problemi appunto della Sardegna. Grazie alla nostra amica del PD che è venuta a seguire i nostri lavori, Barbara. Grazie, arrivederci. A presto. Proseguiamo i nostri lavori con l'intervento di Tore Fortetto, che è il responsabile dell'energia e sviluppo economico della Business Cultura. Direttore, si può parlare? No, perché sennò non ti vedo. Non ti vedono. Ah no, posso ricordo, Così parlo meno in piedi, no, vabbè, mi stanco aspetta. prima. Questo non funziona. No. Incazzalo lì. Non voglio essere diverso. No, ma che figura. Aspetta. Mentre Silvano Tagliagambe ci aiutava a fare quella riflessione su come si concepisce il paesaggio, mi veniva da pensare se poco più di 100 anni fa i sardi, per difendere il paesaggio, avessero impedito la costruzione della diga sul Tirso. Non immaginerei come sarebbe la Sardegna di oggi. Evidentemente, quando si parla di paesaggio in maniera strumentale, come fanno molti, si ha idea di difendere altri interessi piuttosto che quelli che si vuole rappresentare. Ma questa è una digressione. Una delle chiavi dello sviluppo del sistema Sardegna è la capacità delle sue istituzioni, delle imprese e della società civile di relazionarsi con il contesto globale. E ancora, l'obiettivo è favorire un'economia sostenibile ed equa che sia per tutti i sardi e le sarde fattore di progresso delle condizioni di vita e di inclusione sociale. Ogni processo di sviluppo, tanto più se rispettoso degli equilibri ambientali,
richiede un contesto nel quale siano garantiti alcuni prerequisiti programmatici. Tali sono le infrastrutture materiali per trasporti, acqua, energia, gestione dei rifiuti, digitalizzazione del territorio, e le infrastrutture immateriali. Ilaria ci ricordava l'importanza dell'istruzione, la formazione professionale, il funzionamento della giustizia, soprattutto in una macchina amministrativa regionale efficiente e performante. In un'economia di mercato le imprese giocano un ruolo centrale per lo sviluppo. La sfera pubblica, nel nostro caso la regione in primo luogo, non è per questo meno importante, non solo per costruire il contesto più adatto alla crescita delle imprese e dell'occupazione e per le risorse destinate a sostegno delle strutture produttive, dall'agricoltura ai servizi, dall'industria all'artigianato, ma specificamente per il ruolo di indirizzo, di governo e di incentivo verso le attività economiche. La Regione Sardegna deve essere efficiente nell'utilizzare le risorse disponibili in modo programmato e monitorato, interrompendo la deleteria prassi della distribuzione a pioggia dei fondi. La Sardegna in Europa, la Sardegna nel Mediterraneo dovrebbero essere la proiezione. Non ho inventato niente nelle parole che avete sentito. Questa breve prolusione, per rafforzare quello che diceva Silvano Tagliagambe, è tratta dal programma politico della coalizione che ha portato ad eleggere Alessandra Todde, prima presidente donna al governo della Regione Sardegna, in una situazione, quella ereditata non solo dalla precedente legislatura, che mette a nudo problemi annosi della nostra economia, in un quadro dove non si distingue la differenza tra rapporto qualitativo e quantitativo e la dimensione delle ricadute economiche e sociali conseguenti. In sintesi, si potrebbe dire che non si fa distinzione tra crescita e sviluppo. Se è vero che la crescita può generare sviluppo, abbiamo alle spalle tanti fallimenti per dimostrare che la prima, la crescita, non ha generato il secondo, lo sviluppo. In Sardegna, dopo la grande crisi industriale di cui si fa fatica a prendere atto, abbiamo numerose aree industriali e artigianali, e ve lo dice un industrialista non pentito, che in generale hanno sviluppato rari rapporti di collaborazione e talvolta senza alcun legame con il territorio. Una sorta di cooperazione informale, non strutturata, indipendente da dinamiche di inclusione tra gli stessi produttori. Il contrario di un sistema reticolare, collaborativo, in grado di rispondere ad esigenze diverse tra loro. Un grande gruppo decide di chiudere, sparisce, non rimane niente. Pensate però, ad esempio, a quanto era robusto il distretto estrattivo, granito e minerali naturali. Il primo è imploso per le note vicende internazionali della presenza di più produttori. Il secondo, quello dei minerali naturali, continua massicciamente, forse molti di voi lo sapranno, con metodi di rapina. È solo colpa della crisi questo stato di cose poteva e può generare innovazione se l'estrazione anche attuale è esportata per il 95% e solo il 5% viene lavorato in Sardegna. In tempo di scarsità di minerali è ancora possibile non avere una visione programmatica su questo delicato comparto? Noi crediamo di no, ma la realtà non è con noi, eppure riteniamo che il timido tentativo dell'assessore all'industria, che
che l'altro giorno annuncia una nuova attenzione per aprire questa finestra è un tentativo da sostenere. Oppure quali risultati sarebbero possibili se le agenzie regionali per l'agricoltura, di concerto con le università, cosa scarsa, e ad oggi già in ritardo con le previsioni europee, convenissero su una governance connessa alla transizione ecologica, digitale e generazionale, per adeguarci a un sistema dell'agricoltura e dell'allevamento più avanzati e per determinare quelli che altrove sono evidenti benefici economici, ambientali e sociali, in una Sardegna che importa oltre l'80% dei beni alimentari che consumiamo. Questi due esempi sono due domande di senso legate a patrimonio e risorse naturali, che non si conciliano con le aspirazioni del programma, però, il quale invece ha come presupposto un'idea di sviluppo sostenibile che necessita di attingere concetti propositivi da più saperi che, dimostrato normalmente, dialogano scarsamente tra di loro, mentre, e non solo per la situazione di crisi che viviamo, in essi, tra le varie aree disciplinari e le associazioni di interesse, imprese e lavoratori, dovrebbero essere l'asse portante di una collettiva riflessione. La dimensione politica e sociale che deriva da questo modo di fare può generare anche contraddizioni di merito irriducibili, ma è l'ambito del confronto in cui nascono e si portano a sintesi le scelte necessarie per un'idea di sviluppo sostenibile, aggiungo. Invece, e non solo da noi purtroppo, la parola sostenibilità è ridotta alla dimensione ambientale, paesaggistica, addirittura alla sola produzione energetica. Errore gravissimo di cui la politica pare stenti rendersi conto, eppure l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta da 197 paesi del mondo nel 2015, ci dice che lo sviluppo sostenibile è l'integrazione di 4 dimensioni: sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, intendendo educazione, salute, parità di opportunità, e aggiungete voi quello che ritenete, sostenibilità economica e sostenibilità soprattutto istituzionale. Questo quarto pilastro, però, che è oggetto di attenzione proprio in questo brutto periodo che vive il nostro mondo, è quasi sempre trascurato. Ci riporta alla realtà solo quando non garantisce la pace, quando i diritti civili e politici sembrano crollare. Sugli altri 3, invece, che vi ho detto, per stare alla Sardegna, secondo la definizione della Commissione europea, siamo di nuovo regione in ritardo di sviluppo. Qui sarebbe lungo parlarne, ma se potessimo dare uno sguardo proprio agli obiettivi di sviluppo sostenibile della strategia, i famosi goal che ho richiamato di Agenda 2030, si capisce e si capirebbe meglio il perché del ritardo. A questo punto magari vorreste sentir parlare nello specifico industriale della situazione sarda. Noi siamo un partito di governo, siamo un partito di coalizione e vi dirò perché forse è poco utile fare l'elenco. Servirebbe anche un tempo molto più lungo di quello disponibile. Me la cavo dicendo però che la realtà odierna è la stessa di 10-15 anni fa, ad essere generosi, in cui chimica, petrolchimica e metallurgia aspettano che le roboanti promesse si risvelino per capire che ci allontanano da necessarie e credibili risposte. Io credo che si sia sottovalutato molto il messaggio che 2 ministri del governo Meloni hanno portato in Sardegna.
hanno cioè fatto capire, anche se non l'abbiamo voluto capire, che quelle produzioni forse non sono proprio difendibili. Però quei problemi che sono dietro a queste cose che ho esemplificato sono problemi causati da coloro che nei propri settori sono leader mondiali. Ne cito solo qualcuno: Alcoa, il più grande produttore di alluminio nel mondo occidentale; Rusal, uno dei più grandi produttori in un mondo che non conosciamo; Eni di casa nostra. Hanno abbandonato quelle produzioni consegnando le loro produzioni a chi spesso non ha prodotto mai un chilo di niente. E in qualche altro caso hanno inventato scatole vuote dicendo di volerle riempire. Trucchi e linguaggi politici e anche imprenditoriali che non vanno oltre un crescente degrado ambientale e sanitario, privo ancora, non a caso, del registro regionale dei tumori, e ritardi del sistema economico non coerenti con le nuove sfide tecnologiche. L'alluminio si produce in modalità verde, dicono gli economisti, non producendo fanghi rossi. E queste cose purtroppo sono aggravate dalle contraddizioni politiche pubbliche che ho richiamato nella visita dei ministri del governo. Su questi temi il programma doveva e deve essere un caposaldo, una sfida sulla quale le forze politiche e sociali, come abbiamo sentito dalle parole della segretaria generale della CGIL, sono chiamate ad un maggiore e diverso impegno rispetto al recente passato, ma anche al presente. E la Giunta e il Consiglio regionale a proporre un percorso programmatico e legislativo in grado di mettere a terra la necessaria strumentazione, le circostanze necessarie per un'inversione dello stato di crisi in cui ci troviamo. I lavoratori hanno bisogno di pane, si sente dire davanti a molte fabbriche, che significa rispetto e dignità di quelle persone. Nessuno però che a quei lavoratori gli dica chiaramente che sono in gioco i forni, altro che il pane. È importantissima la recente sottoscrizione tra Sassonia e Regione Sardegna per la possibile, speriamo, realizzazione del progetto Einstein Telescope. Certo, in un territorio dove si riducono le scuole, quale messaggio si danno ai comitati scientifici che devono prendere le decisioni per dove realizzare quell'importantissimo, il più importante investimento scientifico dell'Occidente? Quell'investimento cambierebbe lo scenario della nostra regione, ma nel frattempo noi possiamo assistere anche a quello che abbiamo sentito questi giorni. Dirò poi cosa significa questa affermazione. Nei giorni scorsi, in una importante iniziativa che ha ricordato Ottavio, abbiamo sentito dire che le circostanze, il complesso di contesto, la cultura scientifica e tecnologica insieme alla cultura umanistica, se declinate in cultura politica, determinano la libertà delle persone. Lo voglio citare perché non sono parole mie, ma del professor Giuseppe Rao, e credo che di questo stiamo parlando. Qualcuno può pensare che invece riprendiamo la giusta via solo con buona amministrazione, si dice, bisogna amministrare bene, con continui cerotti o addirittura con la crescita occupazionale dalla produzione di bombe. Voglio solo fare un esempio. A parole
parlo della maggioranza regionale, si dice di essere propensi al percorso di decarbonizzazione e contestualmente si vorrebbe ricorrere al metano, che si dice sarà pronto fra 5 anni, per la prospettiva industriale di oggi, con una modalità di trasporto fuori dal tempo. Quella prospettiva non può rappresentare né la transizione né il futuro. Eppure nel programma noi abbiamo scritto che il metano è utile per la transizione, ma per quel tipo di transizione. Invece nessun coraggio, nessun cambiamento, ma una scelta contraria all'innovazione, quella che si adombra. Eppure ben 3 università, 2 delle quali sono catalogate tra le università più avanzate d'Europa, insieme a quella di Cagliari, hanno redatto un progetto sulle energie rinnovabili in Sardegna che ci proietterebbe in un contesto di competizione scientifica e tecnologica. Mi riferisco al Politecnico di Milano e all'Università di Padova. Invece, proprio nell'Università di Cagliari, sapete cosa sta succedendo? Si sta consumando uno strappo tra chi sostiene questo studio che vi ho appena citato e chi sostiene quella scelta, a mio avviso, spero non solo mio, insostenibile del gas. In questo quadro emerge la mancanza di una visione di futuro e vince il pressapochismo di avvoltoi che con progetti pattinati vengono in Sardegna a illudere chi ci sta. Non voglio fare alcuni esempi sulla presunta produzione di idrogeno per non scadere nella polemica paesana, anche perché ritengo molto più pericolose le trappole che hanno portato all'invenzione di Sider Alloys, società che non ha mai prodotto 1 chilo di alluminio e che dovrebbe subentrare al colosso americano dell'Alcoa, 10 anni di produzioni ferme e se serve il metano altri 5, o della cosiddetta chimica verde, che finora hanno costituito dei veri e propri fallimenti. Rispetto a questo quadro, ora, agli occhi di sguardi attenti, l'immagine che appare di una maggioranza attraversata da punti di vista profondamente diversi e altrettanto lontani dalla visione che appare nella prolusione che avete ascoltato, nella prolusione che è del programma di governo di questa regione. Un'immagine dove chiara la distanza tra un necessario lavoro sicuro, vitale, legato a un'economia di prospettiva, soprattutto legata alla possibilità di trattenere i giovani, contro quel lento decadere che da troppo tempo vive di mobilità assistita. Lavoratori che da 10-15 anni vivono di modalità assistite. Allora bisogna riprenderlo il programma, facendo sentire all'insieme della maggioranza, all'intero Consiglio regionale e alle elettrici e agli elettori sardi che più del merito è importante il metodo. Il merito, dicono quelli bravi, si aggiusta, ma la sostanza politica da cui far derivare le migliori e utili risposte è il metodo. Il merito arriva da lì e il metodo è quello che serve coraggio, ma serve soprattutto un'analisi adeguata. Se si sbaglia l'analisi, diceva qualcuno, si sbaglia tutto. Anche per queste ragioni, circa un anno fa, e concludo, a Sassari, noi di Sinistra Futura, insieme all'associazione 25 Aprile, consegniamo al segretario della CGIL Sarda, non è Macusa, il testimone per proporre un nuovo congresso del popolo sardo. Non è andata bene
e oggi quell'esigenza appare nella categoria della convegnistica. Contrariamente a quanto proponeva qualche giorno fa su un quotidiano locale un ex bravo assessore al bilancio e alla programmazione economica, Franco Mannoni, secondo il quale le dinamiche economiche, demografiche e politiche ripropongono la questione sarda, la questione dell'autodeterminazione e la questione di una riproposizione, di un ripensamento generale della domanda di sviluppo. E questa questione sarda è una questione come categoria utile per leggere il presente e appunto programmare il futuro. E questa la strada per Sinistra Futura, è una modalità per guardare al futuro. Altri, al contrario, danno l'idea di voler proseguire con i cerotti che portano con sé, guardate, non solo la cura di piccole finite, portano disordine intellettuale, molto disordine morale nei confronti delle sarde e dei sardi che aspirano ad uscire da una arretratezza scientifica e tecnologica. Noi non ci possiamo arrendere, Presidente. Noi dobbiamo avere la forza di scoccare quella freccia. Bravo. Bene, allora gli interventi programmati sono finiti, per cui apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire deve venire qua, parla dalla tribuna e così ragioniamo su questa giornata assolutamente molto interessante. Consentitemi di esprimere la mia grande soddisfazione per questo incontro, perché ci proietta veramente sul futuro culturale, sul futuro programmatico, sul futuro politico. Per cui chi vuole prendere la parola, se mi alza la mano, poi si presenta e parla. Prego. Ecco, la mano, ma cominciamo nel migliore dei modi. Allora. Non aspetta, ha passato la mano. Io sono brevissimo. Se lo dici tu. Ah, che piace. Quando l'anno scorso ho parlato con Silvano Tagliagante, gli ho detto: sei disponibile ad organizzare assieme all'ex rettore dell'Università di Sassari, Mastino, il secondo congresso del popolo sardo? E tu sì. Perché c'è bisogno di ripartire dalle considerazioni che ha fatto Silvano, perché nel 1952 Ottavio aveva solo 3 anni, si parlava dell'esigenza di collocare la nostra regione in un contesto sovranazionale. E quella occasione era venuta dopo la celebrazione del primo congresso del Partito Comunista Sardo, che si era tenuto a metà degli anni 40 proprio nel Sulcis, e che Togliatti interruppe perché eravamo appena usciti dalla guerra e pensava che ci fosse l'esigenza di dare un contributo nazionale come Partito Comunista Italiano. I gramsciani di allora, Silvano, organizzarono invece il congresso
del Partito Comunista Sardo, non come separazione, ma come partecipazione ad un disegno di carattere internazionale, perché volevano assegnare alla Sardegna una funzione sovranazionale. Si interruppe quell'esperienza malamente, venne mandato una specie di commissario, Renzo Laconi, e si interruppe quella impostazione politica di allora che si chiamava Gramsci. Quando a Silvano Tagliagambe gli ho detto, allora, lo possiamo fare questo secondo congresso del popolo sardo, visto che nel programma che abbiamo sottoposto al giudizio degli elettori c'è una richiesta, una domanda che dice: o noi ripensiamo la collocazione della nostra regione in un contesto nazionale ed europeo, oppure noi non recuperiamo la difficoltà nella quale stiamo operando. Guardate, noi dobbiamo essere sardi, italiani e europei. Se noi non siamo sardi, italiani e europei, caro Silvano, il recupero che tu ci proponi della nostra storia, della nostra cultura, della nostra funzione, del bisogno che c'è nel mondo di ragionare di quello che eravamo e di quello che vogliamo diventare, se noi non riprendiamo questa grande idea, noi non riusciamo a governare la nostra regione. Per governare la nostra regione bisogna capire dove noi collochiamo l'idea sarda, che non è un'idea di separazione, è un'idea di partecipazione. I tempi della separazione sono finiti e hanno prodotto il disastro nel quale siamo oggi. Disastro economico, sociale e, se guardiamo agli ultimi 5 anni di governo, anche morale. Molti compagni dicono: ma noi siamo diversi e la nostra diversità sta nel fatto che chi ha governato prima ha rubato e è sotto processo. E ci vorrebbe pure che andassimo noi a rubare e andare sotto processo. Ma essere onesti è una cosa così difficile? Allora io finisco. Noi, la lezione di oggi, la lezione di Sassari, la dobbiamo portare, l'altra lezione che stiamo preparando, la dobbiamo portare nel territorio regionale, nelle diverse province, perché se vogliamo vincere la sfida del governo della regione, dobbiamo comprendere che bisogna fare un grande salto di qualità. Non è possibile che quando parliamo di sanità veniamo bocciati. Non è possibile che quando parliamo di produzione energetica dall'acqua, dal vento e dal sole veniamo bocciati. Non è possibile che quando parliamo di l'esigenza fondamentale, ad esempio, di fare in modo che l'aeroporto della città capoluogo della Sardegna rimanga pubblico, rischiamo di farci bocciare. Allora, è vero, siamo dentro una crisi, ma ne possiamo uscire da questa crisi. Finisco davvero. Guardate che il governo della regione inizia, dopo il pronunciamento che c'è stato, riferito alla possibilità di decadenza della nostra Presidente Alessandro Tronti. Sino a quel momento, molti e diversi alleati, soprattutto il più grosso, speravano in una sentenza. Quella sentenza c'è stata. Allora adesso giriamo la pagina e lo dobbiamo girare, Silvano, proprio da dove dicevi tu. Non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo girarla proprio da dove dicevi tu, perché nei prossimi 3 anni dobbiamo recuperare i 2 che sono già passati. Altri interventi? Non vedo mani. Non importa la mano destra o sinistra.
Perché ne alzate una? Allora, prima di dare la parola al nostro amato Presidente Luca Pizzuto, consentitemi una mia brevissima riflessione. Guardate, io credo che una giornata come questa sia emblematica del nuovo modo di concepire la politica che noi abbiamo. Noi non abbiamo incensato nessuno, abbiamo avuto l'onestà intellettuale e politica di criticare le cose che non vanno, abbiamo individuato delle possibili soluzioni. Faccio riferimento specificamente all'intervento dell'assessore Portas, all'intervento di Tori Cubedo, alle ultime cose che ci ha detto. Scusa, Tore, ma sono un po'... Perché siamo nella condizione di, come dire, di indicare quell'allargamento della politica di cui siamo orgogliosi. L'abbiamo fatto a Sassari, l'abbiamo fatto stasera, lo dobbiamo proseguire. L'ipotesi di spostarci nel territorio anche per analizzare singolarmente le realtà, perché vedete, io quando sento parlare della chiusura di nove realtà scolastiche in Sardegna, dove già c'è questo terribile gap della dispersione scolastica, ma di che parliamo? Di che parliamo? Allora, io credo che l'azione incisiva di Sinistra Cultura debba proseguire in questa direzione che siamo tappa per tappa, e questo secondo me è la nostra fortuna, analizzare nei singoli territori. Dopodiché troveremo un modo di avere più peso all'interno di questa alleanza che non mostra molta attenzione rispetto a noi, anche perché dobbiamo dimostrare che le nostre riflessioni sono più avanzate, sono più utili alla Sardegna di quanto non siano le altre, e credo che questo obiettivo lo possiamo perseguire. Finisco qua, la parola a Luca. Siedo 15 minuti. Allora, se è possibile, questa. Ciao a tutte e a tutti. Intanto voglio ringraziare tutti i compagni e le compagne che hanno lavorato a questo momento, al momento di Sassari, che sono per noi importanti, e che non faccio le conclusioni di nulla, fondamentalmente. Faccio una riflessione che vuole provare a essere un po' un filo conduttore fra il convegno di Sassari, questo momento, e il lavoro che in qualche modo dobbiamo fare. E voglio partire dalla riflessione importante che il professore ha fatto, che mi ha colpito, e l'ho tradotta un po' in questo modo, professore. Chi di voi sa chi è Atreju? Perché noi adesso Atreju la associamo all'evento nazionale di Fratelli d'Italia che ha sdoganato la cultura fascista di destra, di questa destra italiana, con l'idea del confronto democratico, no? Come se da questo punto di vista fossimo, come dire, tutti quanti sullo stesso piano, e ha trasformato Atreju in un simbolo della destra. Allora, Atreju, per chi non lo sapesse, a proposito del vuoto, no? Che non solo nella memoria, ma anche nella fantasia, nell'immaginifico e quindi nella sfera della creatività, Atreju è il coprotagonista di un libro magnifico di Michel Ende, un antinazista che si starà rivoltando nella tomba, che combatte il nulla, che serve a soggiogare il mondo della fantasia, perché quando le persone non credono più in nulla sono governabili, ed era un pelle rossa che andava a combattere il male dentro questo magnifico romanzo che vi consiglio di leggere. Questo per dire come è importante la riflessione che abbiamo fatto oggi
è il fatto che ci deve mettere noi ci dobbiamo mettere in discussione come eredi di un pensiero antico su due cose, probabilmente di più, però dico su due. Una è come diamo il messaggio al mittente, perché troppo spesso noi parliamo a mondi a cui non arriviamo, perché parliamo in linguaggi che non sono così comprensibili e a volte non stiamo sullo stesso livello, diciamo, di comunicazione. E l'altro è il fatto che dobbiamo aggiornare il nostro presente complesso, capendo che non siamo più né nella prima, né nella seconda, né nella terza, forse è finita anche la quarta di Repubblica, e che questo implica il fatto, per dirlo con due modi, lo dico in due modi, uno cinese e uno zapattista, che dobbiamo attraversare il fiume tastando i sassi da una parte, oppure camminare domandando. Perché l'idea di voler affrontare, come dire, con schemi rigidi del passato, ciò che stiamo vivendo in questo momento presente, rischia di farci ripetere gli errori del passato. Ci siamo detti nella nostra riunione che dobbiamo emanciparci da quello che è stato forse l'errore drammatico della sinistra italiana in passato di sottrarsi alla sfida del governo e anche a volte delle sue contraddizioni. E provo a fare una riflessione che parte, prima di arrivare al Mediterraneo, prova a passare per la Cina e all'interessantissimo lavoro che è stato fatto a Sassari e al libro altrettanto interessante che ha fatto Arlacchi, che a mio avviso apre veramente un mondo di riflessione. Perché sapete, quando noi citiamo l'alternativa che vogliamo essere, dobbiamo anche provare a dire se esistono, diciamo, alternative. E non anticipo la conclusione, non sto dicendo che dobbiamo fare come in Cina, però sto dicendo che la Cina non è come ci è stata raccontata. Per esempio, la Cina ha la sua conformazione politica dal 221 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di più di 2000 anni, che si è evoluta, che ha come dire, prodotto cambiamenti, e che per esempio io sono rimasto sconcertato dai dati di uno studio pubblicato nel libro di Arlacchi della Rand Corporation, che ci dice che dal 221 a.C. ad oggi la Cina ha fatto esternamente ai suoi confini 50 guerre, molte delle quali perché hanno tentato di invaderla e quindi si sono difesi. E noi occidentali quante guerre abbiamo fatto in 2300 anni di storia? Non esiste un termine di paragone. Allora, perché loro hanno questo approccio non imperialista alla storia, alla loro evoluzione? Parliamo di quella che oggi sono nella prima e la seconda potenza mondiale, no? Perché hanno scelto basi culturali molto diverse dalla nostra. Noi abbiamo scelto, su questo poi tornerò dopo, le basi culturali di società schiaviste, competitive, violente, che basavano il primato della politica sulla conquista e il dominio. Loro l'hanno basata su Confucio, sul taoismo e sul buddismo, cioè sull'idea della immoralità della violenza fisica, sull'idea che la politica e i migliori politici si misuravano sui risultati prodotti per il benessere del territorio, usando concetti straordinari a noi sostanzialmente sconosciuti, per esempio la tanxia. La tanxia è un'espressione con cui che i cinesi utilizzano per dire siamo tutti sotto lo stesso cielo. Tant'è che come dire, hanno avuto le loro rivoluzioni, hanno avuto i loro, come dire, le loro guerre civili, ma non hanno avuto i genocidi, non hanno avuto le guerre razziali, non hanno avuto stermini dovuti alla razza, cosa su cui invece noi abbiamo fatto le peggiori nefandezze della storia dell'uomo. Addirittura il teorico della guerra, Sun Tzu, dice che il più bravo generale è quello che vince la guerra senza combatterla. Clausewitz dice che si vince la guerra con ogni strumento possibile e che la politica è la continuazione, la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. No? Il nostro più grande generale ci dice che tutto è guerra.
il loro più grande generale ci dice meglio se non la fai la guerra e se la vinci senza farla. Presupposti culturali talmente profondi che impongono, visto che le stiamo facendo queste riflessioni, una messa in discussione anche del nostro punto di vista sulla realtà. Confucio diceva: l'uomo colto usa la bocca, l'uomo inferiore usa le mani. Qua, se ci pensate, è esattamente il contrario dentro la nostra proiezione. E Confucio, che non è stato un profeta in patria e di cui io non condivido tutto ovviamente, e che è vissuto prima, 200 anni prima della Cina del 221 a.C., non è stato profeta in patria, è stato rielaborato dopo, ripreso dopo, anche dal Partito Comunista Cinese, che ha utilizzato gli insegnamenti e le metodologie di selezione della classe dirigente anche oggi. Perché dico questo? Perché l'esperienza di Confucio credo che parli in senso ovviamente astratto, non millimetrico, non sto dicendo che dobbiamo diventare confuciani, parli alla comunità di sinistra futura. Perché di fatto Confucio, col movimento di suoi discepoli, ha introdotto elementi nuovi nella cultura cinese che veniva da 300 anni di guerre civili e di dinastie che si scontravano per il dominio, e che ha prodotto quello che noi oggi chiameremo un intellettuale collettivo che nel corso dei millenni ha reimpostato la società cinese dentro una scala di valori chiara, che vi ho accennato, su cui non entro, non voglio essere particolarmente lungo. E che cosa produce? Perché quando noi parliamo degli zapattisti, parliamo dei curdi, eccetera, veniamo un po' additati a quelli che prendono queste cose un po' folcloristiche in giro per il mondo e che non vanno a vedere poi, come dire, grandi risultati. Beh, la Cina di oggi, con tutte le sue contraddizioni di cui non parlerò, insomma, su cui non mi addentrerò, ha portato fuori dalla povertà in 30 anni 850 milioni di persone, sta diventando l'avanguardia tecnologica mondiale e ecologica, perché ha avuto la capacità di mettere in discussione, attraversare il fiume tastando i sassi, anche il modello produttivo, tant'è che per esempio producono 234 gigawatt all'anno di energia verde, tutti gli anni 230 in più, che equivalgono a 33 centrali nucleari europee. Ora, perché sono partito dalla Cina? Perché in qualche modo la Cina ci racconta che si può scegliere che cosa essere. Noi siamo vissuti dentro una cultura profondamente violenta, profondamente competitiva. Testi, l'Iliade, l'Odissea, insomma, hanno riferimenti chiari, ma penso anche al Vecchio Testamento, no? Che qualche base culturale l'ha messa nella nostra società occidentale, ha prodotto il fatto che le lenti con cui noi leggiamo il mondo sono quelle del conflitto e della competitività. Tant'è che anche nella nostra identità censurata, mancata, non ancora completa, le nostre torri sono state interpretate per decenni come roccaforti di popoli in guerra tra di loro che si scontravano, come dire, per il bestiame, per le capre, per le risorse economiche. E invece c'è una letteratura scientifica importante presente nel libro del professore, ma anche di altri autori, Maria Gimbauas. Non so, io sono di Carloforte, quindi non ho una buona pronuncia sulle cose, se sbaglio perdonatemi, che ci parla della società della Dea e del fatto che ci sono state una miriade di società non competitive, non schiaviste nel panorama europeo e mediterraneo. Harman, che ci parla delle culture dimenticate in un suo libro molto interessante e molto importante, ma la nostra Joyce Luss, che in uno dei suoi ultimi libri scrive delle comunità picene, delle Sibille, come riferimento di un altro mondo culturale contrapposto a quello dell'impero romano, che non si è fatta assorbire dall'impero romano, come dire, e che parla per esempio pone come esempio la società, la civiltà danubiana, che era una civiltà enorme neolitica che ha prodotto scambi commerciali nel centro dell'Europa. Cioè, non è vero,
non è vero che noi siamo destinati ad essere dentro il modello culturale di Trump, dentro il modello culturale di Netanyahu, dentro il modello culturale violento, economico, competitivo in cui pensiamo di essere destinati ad essere, che ha prodotto un modello economico che è quello capitalista, che noi stiamo vedendo e che sentiamo sulla nostra pelle tutti i giorni dell'ingiustizia profonda che ci pone in essere, ma che sta dentro profonde radici culturali e cognitive, come ci ha raccontato il professore oggi. Dentro tutto questo noi dobbiamo governare la Sardegna, provare a fare qualcosa di buono e cercare di cambiare il mondo. Non è facilissimo. E dobbiamo però metterci in discussione anche nell'approccio delle cose che noi facciamo, nelle modalità con cui le pensiamo, perché quei meccanismi culturali sono introiettati dentro di noi costantemente e sono alla base dell'agire dei nostri avversari, dei nostri come dire, competitori, i quali i repubblicani, anzi non i repubblicani, scusate, i conservatori del mondo, ci dice Lakoff in un suo libro molto bello, Non pensare all'elefante, si riuniscono tutti i martedì a Washington per decidere cosa fare del mondo. Tutti i conservatori americani e succursali che governano di altri paesi. Noi ci vuole tutta per fare una riunione del campo progressista in Sardegna e non è manco facile. Allora, come vogliamo reinterpretare il nostro modo di essere da una parte futuri di Sardegna che hanno una visione, che hanno un sogno, che hanno una proposta, e dall'altra come esercitarla nel governo? Io non ho la risposta, ovviamente. La risposta la dobbiamo costruire insieme. Dobbiamo provare tutti quanti insieme a allinearci, a provare a costruire da questo punto di vista delle risposte collettive. Allora, partendo da quello che abbiamo, partiamo dal presupposto che, come dire, esistono altre società che nel passato hanno fatto cose molto importanti, che abbiamo il dovere di riscoprire, di capire fino in fondo e di studiare. Sarebbe bellissimo capire perché li hanno costruiti questi gradi e a che cosa servivano nella loro matrice originale. Ci sono diverse storie, diverse suggestioni, diverse ricerche che ci connettono alla potenzialità dello sviluppo dell'Einstein Telescope qua. Un astrofisico di Milano, Magli, ha pubblicato un libro recentemente dove cita uno studio di Zedda e Belmoni che hanno studiato circa 600 nuraghi e la loro conformazione e struttura rispetto alle stelle, al Sole, ai solstizi. E pare che ci sia un senso logico. Non mi addentro, non è la mia materia, però questo fa pensare che il nostro essere tra la pietra e le stelle abbia un senso che dall'antico può arrivare anche al moderno. E il fatto per cui la Sardegna viene in qualche modo scelta è il suo isolamento, la sua conformazione silenziosa dal punto di vista del sottosuolo, che potrebbe vederci portatori di uno straordinario investimento di ricerca e di crescita. Ma domanda, immaginiamo che domani arrivi l'Einstein Telescope e speriamo che arrivi, no? Anche in finanziaria qualche soldo per cercare di fare questa operazione l'abbiamo messa. Ma questo ci fa cambiare nel nostro modo di essere sardi, di interpretare la Sardegna, di volere una Sardegna nel Mediterraneo, una Sardegna pacifica, eccetera. No, se non siamo in grado di capirlo e se non siamo noi in grado di essere portatori di un messaggio di cambiamento che vada oltre il mero, che non sarebbe mero ovviamente, risultato da questo punto di vista. Cioè, cosa voglio provare a dire? Che da una parte noi dobbiamo fare la battaglia sulla rivendicazione del programma, su cercare di portare a casa ogni risultato possibile, fare battaglia politica e culturale come la stiamo facendo per esempio sul dimensionamento, sulla fabbrica di armi, sul fatto che lo Stato e le comunità devono avere il controllo pubblico dei loro attrattori di produzione, di aeroporto, eccetera. Dall'altra però dobbiamo essere i portatori di un messaggio e di una pratica in più nelle nostre comunità, cioè calibrare il messaggio alle persone che
con cui noi parliamo, cioè dobbiamo darci una strategia di lavoro e di operatività che sia un po' nuova, un po' diversa, ma agganciata all'antico. Quando è arrivata l'industrializzazione, i nostri compagni andavano a insegnare l'alfabeto, a leggere e a scrivere agli altri e cercavano di farsi capire nel loro messaggio, nel loro contenuto. E questa è una modalità che noi dobbiamo in qualche modo provare a reinterpretare in questa modernità, dove non ci sono analfabeti come allora, ma ci sono altre forme di analfabetismo funzionale che sono imperanti e che isolano le persone, le lasciano sole. E noi dobbiamo provare a ragionare su come cercare di spingerci a contattare queste persone, a ragionare con loro, a proporre come dire, modelli che possano essere diversi e avere nei contenuti e nelle pratiche, dentro l'istituzione e fuori dall'istituzione, modelli radicalmente alternativi da questo punto di vista. Al capitalismo che non ci fa scegliere nulla e che vuole andare verso un'oligarchia dove sono sempre di meno quelli che decidono, noi dobbiamo contrapporre l'autogoverno e la democrazia. All'economia di guerra che ci vuole portare dentro chissà quale forma imperialista di produzione, eccetera, dobbiamo contrapporre economie locali radicate nei territori, pacifiche, ma dobbiamo anche però produrre parallelamente un cambio culturale di relazione nello stare fra di noi, nella gestione, questo me l'avete sentito dire tante volte, non mi stancherò mai di dirlo, non violenta del conflitto, perché se noi non mettiamo in discussione questo, tutto il resto a catena non sarà messo in discussione. Vedi la Cina su alcune cose, che non ha scelto la violenza gandhiana, ha scelto delle altre cose, e mettere in campo azioni e strumenti culturali, decidiamoli insieme, valutiamoli insieme, che possano mettere in discussione. Cioè noi stiamo dicendo a noi stessi prima di tutto, e dobbiamo dirlo agli altri sardi, possiamo essere di più, perché siamo stati antichi costruttori di strutture straordinarie, perché abbiamo avuto un'esperienza giudicale unica in questo mondo, perché da questa terra è partito il primo sciopero e la rivendicazione dei diritti. Possiamo essere molto di più di questo, però ci dobbiamo mettere in discussione e per farlo dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo essere i primi a metterci noi in discussione. Perché? Per creare una società dove il più ricco diventa ancora più ricco? No. E anche questa è una cosa che noi dobbiamo provare a reimmaginare, perché fuori dalla mentalità capitalista non siamo più riusciti a immaginarci un modello di società diverso. Io la provo a dire così: una società dove ci sia l'abbondanza per tutti, dove ci sia la cultura per tutti, dove ci sia la bellezza per tutti. Ma non basta dirlo così, dobbiamo provare a farlo vivere, a farlo pulsare, a farlo vedere dentro le nostre sezioni, nel lavoro che facciamo, nelle azioni quotidiane che cerchiamo di promulgare, perché la parola è importante, perché la parola crea, perché la parola produce, perché la parola è simbolo, ma anche la pratica e il comportamento deve essere azione conseguente a questo. Il nostro Sergio Azzeni ce l'ha detto cosa dobbiamo essere. Noi abbiamo scelto di mettere a fianco alla parola sinistra una parola che nel linguaggio sardo non esiste, la parola futura. E abbiamo scelto una sfida difficile, perché il futuro bisogna provare ad immaginarlo, bisogna provare a concretizzarlo. Come lo facciamo? Sergio Azzeni ci ha detto danzatori delle stelle, e allora proviamo a danzare fra le pietre e le stelle e vediamo fino dove arriviamo. Grazie. Grazie a tutti per aver partecipato a questa splendida serata. Grazie a Luca per queste conclusioni che ci fanno sperare. Grazie a tutti gli interventi che ci proiettano verso veramente il futuro e verso sinistra futura. Speriamo di ritrovarci prestissimo. Grazie e buona serata. Grazie.
Belle conclusioni, un bel intervento. Allora, qui ho tutto l'intervento di Senato. Cioè, questa è una fase.